We can do it now and then. If you want. So it doesn't matter. No. Thank you. Have a good day. Ragazzi, qui hanno girato una notte al museo. Non so se vi ricordate questo salone, film che ho visto e stravisto un sacco di volte. African. C'è è un paese. In questa prima sala del museo ci sono questi grandi elefanti, questi grandi mammiferi, riproduzioni, e poi tutte queste vetrine che fanno vedere tutti gli animali dell'Africa, del deserto, dai leoni alle giraffe, ai bufali e a tanti altri animali africani. Continuiamo il nostro giro, c'è veramente tanta gente, pensavo di trovare meno persone ma come vedo è molto trafficato. C'è ancora l'uso obbligato della mascherina all'interno del museo. Comunque il realismo che c'è in queste statue, con queste ricostruzioni, è veramente notevole e danno un certo, come dire, fanno un certo effetto. Per finire con l'ultima vetrina, qui abbiamo le zebre e le alte giraffe. C'è questo teatro Hayden Big Bang Theater che oggi è chiuso. Ah, peccato, veramente peccato. È un'astronave praticamente. Spiegava il Big Bang e tante altre cose accadute tantissimi milioni d'anni fa. Certo che gli americani se ne inventano di situazioni per vendere il loro prodotto, sono unici in tutto. Ogni cosa la sanno veramente promuovere e vendere in maniera sempre eccellente. E naturalmente il merchandising in questi luoghi turistici è d'obbligo. Ovviamente la grande bandiera scritta NASA, carini, la tuta spaziale, ce n'è per tutti i gusti. Il pupazzo, riescono a venderti di tutto, anche le riproduzioni dei vecchi giornali dell'atterraggio lunare. ma veramente, cioè, questi si inventano di tutto. Una t-shirt $28. Una bilancia fa vedere come sarà il tuo peso sulla luna. Certo che la natura non finirà mai di stupirci. Questo è un minerale chiamato stibnite. Ci sono così tanti minerali nel mondo, o comunque in questo museo, che non riesco a filmare tutto, ragazzi. Questo è un pezzo d'oro della California. Finalmente siamo usciti dal museo. Abbiamo fatto circa 3 ore. Abbiamo girato un po' tutti i padiglioni, non tutti perché veramente ci è arrivata un pochettino di fame e quindi pensiamo di trovare qualcosa per poter mangiare. Rimanete sempre connessi. Wow, addirittura si può prendere una barchetta e fare il giro in mezzo al lago di Central Park. Ah, una tartaruga, eccola, non so se si vede in video, eccola. Wow, avevo visto questo laghetto a dicembre che era quasi ghiacciato di tantissimi anni fa. Vederlo con questa temperatura, questo cielo, quelle nuvole e quei grattacieli dietro nel parco è comunque una scena abbastanza bella. A me piace. Qui nel parco si respira un'aria veramente tranquilla, serena, c'è chi legge, chi ha preso appunto la barchetta, si fa il giro con gli amici all'interno del lago. Veramente molto bella. Sono molto strane queste
queste rocce. Guarda, sembrano un po' le rocce delle Seychelles, come conformazione intendo. E c'è tantissima gente che vengono qui a prendere il sole e a rilassarsi. Cerchiamo di scendere da questa montagnetta. Veramente grande questo parco e c'è tanto da girare e da vedere. È pieno di scoiattoli, papere, anetre, tartarughe. Per adesso è questo che ho visto. Quello dovrebbero essere delle anatre, piccioni. Stanno qui abituati a vedere comunque persone, non vanno via. Anzi, si mettono in posa per essere fotografate o riprese. Vediamo come passare qua sulle strisce pedonali e non far cadere nessuno. Per me rimane una bella città. Meno di 24 ore a New York per rinnamorarsi di una metropoli. D'altronde ci voleva proprio questa passeggiata sotto questi alberi. Andiamo a stenderci un pochino su questi bei prati. Thank you. Ragazzi, alla fine ho preso un piccolo hot dog. Non stavo resistendo per il profumo. So che non è salutare, ma uno ogni tanto ci sta. È bellissimo vedere i bambini, i ragazzini che si allenano a baseball. Ci sono i ragazzi che si stanno allenando per il baseball. Sono veramente carinissimi. Hanno tutti la loro divisa. E lì c'è il coach. Sembra un quadro, ragazzi, con tutte quelle nuvole, sembrano pennellate. Tutto pieno di ragazzi, c'è chi legge un libro, chi ascolta la musica, chi gioca a palla, chi si allena a baseball. Veramente una bella situazione. Abbiamo raggiunto il lago più grande di Central Park. È veramente grande e c'è tutto un percorso praticamente che lo circoscrive. Tutto il perimetro è praticamente pedonale e ci sono tantissimi runner. Non so in termini di chilometri, ma è veramente tanto. Un attimo ti trovi da questo a questo, a praticamente tutta la city. Ecco qua. Stiamo andando nella stazione delle metropolitane. Ragazzi, se venite per più giorni a New York, vi consiglio di fare agli appositi ATM che ci sono qua, diciamo queste macchinette elettroniche, la card per 7 giorni, costa $33 e ti dà un'entrata e uscita illimitata dalla metropolitana. Te pare?
alla fine ci hanno trovato, ragazzi, ci stanno arrestando. Scherzo, naturalmente. Stiamo inseguendo il fuoco, praticamente abbiamo visto tra i palazzi questa luce del tramonto e stiamo percorrendo tutta la 40ª strada per raggiungere un po' di acqua, perché è da tempo che non vedo il mare. Come sapete, il mio elemento è l'acqua, quindi devo per forza andare a vedere il mare da vicino. E ragazzi, siamo arrivati un po' in ritardo, però comunque il cielo è infuocato. Siamo nella parte fra 40ª e 12ª strada. Fantastico, comunque il cielo è fantastico. Adesso abbiamo il semaforo, dobbiamo aspettare che si accenda la luce bianca dove c'è quella manina lì. Ragazzi, siamo arrivati finalmente al molo e questo è il mare newyorkese. Lì c'è un tronco galleggiante. Andiamo a vederlo da vicino. Abbiamo fatto una bella corsa, però ne è valsa la pena. I colori sono veramente pazzeschi. Vi piace? Sono qui i grattacieli, quella è la 40ª e la 12ª strada. Qui ci sono altri grattacieli sempre grandi che ci osservano dall'alto. Ci sono le bici, le city bike e qui ci sono i ferry boat. Mamma mia che cielo! È proprio vero, i colori del tramonto sono sempre fantastici. Saranno belli anche quelli dell'alba, però purtroppo non mi trovo mai. Non so come mai non riesco a trovarmi all'alba. Il tramonto riesco a beccarlo quasi sempre. È proprio un magnetismo. Appena vedo che sta tramontando il sole impazzisco. Corro subito a vederlo, ovunque io sia. Ragazzi, quello che si vede sulla costa, dall'altra parte, è il New Jersey. E questo è il fiume Hudson River. Quindi quella lì è tutta New Jersey. Le bandiere americane che sventolano e con il tramonto anche i colori dei grattacieli stanno cambiando. C'è il cielo bellissimo dietro, guardate, sembra una cartolina. Stiamo ancora costeggiando Manhattan in direzione sud, sempre con New Jersey da quella parte e il fiume Hudson. Tra un po' prenderemo qualche strada per entrare all'interno, ci dirigeremo nella downtown. E quindi il video di oggi termina così. Spero che abbiate trovato di vostro gradimento il contenuto. Continueremo ancora nei prossimi giorni ad avere base a New York. Rimanete connessi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete delle info su come abbiamo raggiunto questa destinazione, voli, visti e quant'altro, non esitate a farlo nei commenti. Sarò felice di rispondere come sempre a tutti in tempi relativamente rapidi. Ciao ancora e arrivederci.